I crolli di mercato non arrivano mai dal nulla, c'è sempre un segnale e quel segnale ha sempre la stessa faccia, purché tu sappia che cosa cercare. A giugno di quest'anno quasi 2000 miliardi di dollari sono stati letteralmente cancellati dai mercati e tutto questo in un singolo giorno. Un'intera borsa nazionale ha dovuto sospendere le contrattazioni e poi nell'arco di 3 settimane le azioni sono tornate ai massimi storici, così come se non fosse successo nulla. Il 2008 sembrava esattamente così. Prima di trasformarsi nel più grande crollo finanziario della nostra generazione ha fatto le stesse identiche cose. I crolli di mercato non sono casuali, ma seguono tutti uno schema e io ho riassunto quello schema in 5 fasi che ti mostro in questo video e noi tecnicamente ci troviamo proprio in questa quinta fase. Quindi ora ti spiego ciascuna fase, ti mostro i dati che ci hanno portato fino qui e soprattutto che cosa possiamo fare per proteggere i nostri portafogli. Quindi iniziamo subito, iniziamo con la fase 1, la fase della delusione. Ma questa volta è diverso. Pensa all'ultima volta che ti sei convinto di qualcosa che già sapevi essere una cattiva idea. Magari hai comprato qualcosa che non potevi permetterti e sapevi che era una cattiva idea. O magari hai mangiato una fetta di torta in più e sapevi che era una cattiva idea. Bene, spesso c'è quella vocina dietro che sa la verità, te la dice, ma noi la ignoriamo. E così pensi, sì dai, tanto non succede niente. Ora tu immagina questa cosa moltiplicata per milioni di investitori. Tutti che dicono, sì, tanto non succede niente, nello stesso momento. Bene, Warren Buffett, l'investitore considerato da tutti ormai come il più grande della storia, ha un indicatore e questo indicatore si chiama Buffett Indicator. Che fantasia, eh? Come funziona? Allora va a confrontare il valore totale di tutte le azioni americane con il PIL degli Stati Uniti. Cioè in pratica è un po' come confrontare il prezzo della tua casa con il prezzo del tuo stipendio. Se la casa costa 2 anni di stipendio, ci pensi un attimo per comprarla. Se ne costa 4, magari ti fermi. Se ne costa 10, qualcosa non torna. Ecco, il Buffett Indicator dice proprio questo e adesso sta dicendo che qualcosa non torna perché questo rapporto, un po' come la casa con il proprio stipendio, quando supera il 200% ci dice ehi ciccio, guarda che stai giocando col fuoco. Oggi ci troviamo al 238%, quindi massimo storico assoluto, un valore ancora più alto di quello negli anni 2000 della bolla.com. Più in alto di qualsiasi altro momento nella storia. Aziende come Nvidia o Broadcom vengono scambiate a più di 20 volte i loro ricavi. Cosa vuol dire? Immagina che c'è un negozio che incassa 100.000 euro all'anno. Incassa, non profitto netto. Bene, ora tu vuoi comprare questo negozio e ti chiedono 2 milioni per comprarlo. Ecco, questa è la scala. Tu hai un negozio che ti produce, che ti fattura 100.000 euro l'anno e tu paghi 2 milioni, cioè 20 volte di più. Per rientrare nel tuo investimento di 20 milioni, quindi ti servono 20 anni. Quella valutazione ha senso solo se sei assolutamente certo che quel negozio crescerà, che quindi ora che lo compri sta a 100.000 euro, ma man mano tu farai crescere quel fatturato, quindi sai che crescerà, allora ha senso investire quella cifra. Però di questo ovviamente non si può aver garanzia. Attenzione d'altra parte che un mercato costoso non significa necessariamente crollo imminente. Il Buffett Indicator è vero che segna una situazione estremamente estesa del mercato, ma è anche vero che è stato costruito in altri tempi, quando i mercati si muovevano più lentamente rispetto a quelli attuali. E tra l'altro nel Giappone degli anni 80 le valutazioni erano a un livello simile, eppure la bolla ha continuato a gonfiarsi per anni prima di scoppiare. Le valutazioni alte possono durare tantissimo tempo, tantissimi anni, purché ci sia un supporto strutturale, quindi politiche accomodanti, innovazione reale, crescita degli utili. Buffett stesso, nonostante l'indicatore, è rimasto investito anche quando il mercato sembrava caro. Quindi il problema non sta nel prezzo di per sé, ma su che cosa è costruito quel prezzo. Per esempio può essere costruito su fondamenta false. Quindi la prima fase è quella della delusione, in cui le persone che hanno detto questa volta è diverso iniziano a sentire quell'odore di cacca qui e lì. Fase 2, il punto cieco. Hai mai provato a leggere un contratto telefonico o un contratto, ancora meglio, assicurativo di qualche polizza? Inizi a leggere, a un certo punto il tuo cervello si arrende perché non si capisce più un cazzo e quindi dici ok, vabbè, sì, firmo e via. Bene, anche i mercati finanziari hanno il loro punto cieco, cioè quel momento in cui le cose diventano talmente tanto complesse che il cervello di chi le sta analizzando dice vabbè, mi fido, va bene. Quando la complessità diventa così alta e in finanza ci si impegna proprio per rendere le cose complesse, è proprio lì che inizia il vero problema. E solo chi ha la capacità e soprattutto la voglia di mettersi lì a capire, a leggere, è lì che saltano fuori poi tutti i nodi al pettine. Nel 1987 questo punto cieco fu la portfolio insurance, cioè un sistema tecnico che avrebbe dovuto rendere impossibile un crollo. Ironia della sorte, proprio questa roba qui fece crollare il mercato. Nel 2008 furono i mutui subprime, di cui tra l'altro ho parlato bene in questo video qui che ti consiglio di guardare. Cioè mutui scomposti e rimpacchettati più e più e più volte, al punto che chi li comprava non aveva più la più pallida idea di che diamine stesse comprando, ma solo che era qualcosa che le società di rating chiamavano ben diversificate, quando in realtà erano solo un gran mucchio di merda. Anche
nel 2026 c'è un punto cieco che ancora è da capire. E quel punto cieco si chiama finanziamento circolare dell'AI. Immagina 3 aziende. Nvidia, lei sviluppa i chip, non li crea, li sviluppa, li ingegnerizza e tutta sta roba qua. Poi ci mettiamo OpenAI, che ha la sua AI, la conosciamo tutti, e poi ci buttiamo dentro Oracle, che fa cloud computing, quindi computazione. Come si muovono i soldi? Allora, i soldi passano da Nvidia a OpenAI. Facciamo finta che qua passi $1 milione. Nvidia investe $1 milione in OpenAI. OpenAI prende quei soldi e li impegna in Oracle per comprare calcolo, quindi potenza di calcolo. A questo punto Oracle usa questo $1 milione per ricomprare chip Nvidia. I soldi sono partiti da Nvidia e sono ritornati in Nvidia. Ogni volta che però i soldi passano da una all'altra di queste aziende registrano nuova domanda e quindi nuova crescita dei bilanci. Alcune stime parlano, in questa roba qua, in questo giro che è più espanso e più grande, di circa $1 trillion, cioè 1.000 miliardi. 1.000 miliardi che girano e rigirano all'interno di questo stesso cerchio, come se fossero domanda reale supportata da richiesta reale. E c'è un precedente storico di questo ciclo qua, proprio nella bolla delle .com, dove tutti mi dicono ma la bolla I è diversa dalla bolla .com, non è come in quel periodo. Vero? Ti porto un caso, 1999. Lucent Technologies era una delle azioni delle aziende più detenute in America. Oggi non sappiamo manco che cos'è. I suoi clienti erano start-up nelle telecomunicazioni. C'è un problema però, essendo start-up e avendo Lucent il prezzo elevato, queste start-up non potevano permettersi di comprare i loro prodotti. Quindi le start-up erano clienti di Lucent, ma non avevano soldi per comprare i loro prodotti. Come funziona? Funziona che Lucent prestava denaro a queste società, a queste startup, che utilizzavano quel denaro per ricomprare prodotti di Lucent stessa. Quindi Lucent registrava delle vendite, i suoi bilanci crescevano, gli investitori dicevano cazzo quante vendite sta facendo. Per 2 anni sembrava un'azienda straordinaria. Tutti ci investivano. Era l'azienda del futuro. Poi le startup finirono i soldi, non riuscivano a ripagare i debiti, non riuscivano a diventare profittevoli, quindi smisero di pagare Lucent e Lucent crollò. Perse il 99% del suo valore. La realtà è che non avevano mai veramente guadagnato quei soldi. E qui bisogna fare un appunto. Non tutto il finanziamento incrociato circolare è necessariamente una frode o un'illusione fiscale, perché tecnicamente così funziona l'economia. Io pago a te, tu investi su quello compra da me, funziona così. Cioè, è il mondo economico che, vuoi o non vuoi, se vai su larga scala, funziona così, ci sta. E le aziende AI in questo caso, quelle coinvolte nell'AI, come per esempio Nvidia e così via, sono aziende effettivamente grandi, tecnologiche, che producono. I loro fatturati, la loro crescita è reale, cioè si basano su relazioni industriali che sono reali, sono documentabili. Nvidia sta veramente vendendo chip. OpenAI sta davvero comprando computing. Ma la domanda legittima che dovremmo porsi, visto che le cose diventano molto intricate e si entra proprio nel punto cieco, quella domanda esiste in modo indipendente o si autoalimenta? Cioè è necessario che Nvidia faccia il primo passo piuttosto che alcune aziende facciano il primo passo investendo affinché quella domanda si mantenga viva? O è una domanda che arriva da clienti? Perché qui la differenza è che se Nvidia che investe in OpenAI e OpenAI si espande comprando da Oracle e così via, quindi se i soldi partono da qua e girano in questo modo, o se arrivano da una richiesta reale, cioè se il mercato richiede effettivamente che OpenAI si espanda. Allora, se arriva liquidità dal mercato reale, cioè dagli user, dai consumer, visto che parliamo di una tecnologia consumer per noi, se questi soldi arrivano da qua, allora ok, un movimento sano per me qui sarebbe questo, cioè soldi che arrivano dai consumer, OpenAI cresce, reinveste quei soldi per comprare calcolo computazionale, che a sua volta compra da Nvidia e allora tutte crescono alimentate da una domanda reale, da una crescita reale che arriva da noi consumatori. Qui il problema però è che la maggior parte di denaro che entra in OpenAI arriva da investimenti di altre società che sono direttamente coinvolte in questo circolo. Perché se lì arriva un investimento da Coca-Cola che dice cazzo mi piace l'AI, voglio investirci, non ho niente da venderti, voglio utilizzare il tuo servizio, voglio implementarlo, quindi investo sulla tua tecnologia, è un conto. Ma se lo fa una società come Nvidia, che sta letteralmente dando soldi consapevole che in un modo o nell'altro gli ritornano, allora qui si genera un meccanismo potenzialmente contorto e talmente complesso andare a creare un punto cieco. Quindi io non sto dicendo che questo sia totalmente sbagliato. Ripeto, ci sono ricavi reali. Quello che sta succedendo è reale, la crescita è reale. La domanda da porsi è quanto è in grado di esistere in modo indipendente se scolleghiamo questi pezzi o se necessariamente si autoalimenta. Bene, a questa domanda oggi non abbiamo risposta e non possiamo rispondere. Ecco che quindi si crea un punto cieco a cui fare attenzione. Non a caso, anche se in ritardo, ma non a caso, ecco che compaiono i primi regolatori americani che hanno appena pubblicato dei warning formali sulla possibilità di bolla AI. Qui non lo dico io, lo dice il governo, quindi effettivamente qualcosa c'è. Ok, passiamo alla fase numero 3.
Il carburante, questa è la parte cruciale più importante in assoluto. Una correzione del mercato del, 10% è normale, è una correzione sana, è giusto che ci sia e annualmente accade più volte. È generalmente una cosa che sul momento Dio crolla tutto, poi dopo qualche settimana viene dimenticata, il mercato recupera e fine della storia. Ma cosa trasforma una normale correzione del mercato di un 10% in una valanga, in un crash, in un crollo come la crisi del 2008? Bene, la risposta è quasi sempre una e una sola: il debito. Pensa al 2008, i prezzi delle case iniziano a scendere da soli. Doloroso, sì, ma gestibile. Il problema dov'è? Cioè, che cosa trasformò quell'evento lì in una catastrofe di portata globale? Beh, fu che quelle case furono comprate con soldi in prestito, furono comprate con debito, quindi tecnicamente, in linguaggio finanziario, a leva, da persone che semplicemente non potevano permettersi di comprare quelle case lì. Quei debiti erano stati reimpacchettati, camuffati e rivenduti al mondo, sotto forma di prodotti finanziari, di investimenti sicuri, AAA. E vedi, c'è una differenza sostanziale su cui io calco sempre la mano. Quando compri un asset con i tuoi soldi e quell'asset scende, ti senti più povero. Quando però lo compri con soldi presi in prestito e quell'asset scende, tu puoi perdere tutto. E chi ti ha prestato quei soldi perde con te. Il debito è il carburante. Quando il debito diventa carburante, e nel modello economico che stiamo vivendo il denaro è concepito come debito, e debito di conseguenza è il carburante, bene, questo debito però può innescare dei grandissimi casini. Nel 2026 questo debito ha un nome e si chiama credito privato. Cioè prestiti che avvengono al di fuori del circuito bancario tradizionale, ma avvengono tra fondi e tra società di investimento, aziende private, lontano dai radar pubblici. È un prestito che è difficile da vedere, è un prestito che è difficile da monitorare, un prestito che quindi è difficile da capire, da comprendere, da analizzare, un punto cieco. Bene, allora guarda questo dato che ti sto per dare. Nel 2025 un terzo di tutto il credito privato, chiamiamolo CP che sta per credito privato, è stato direttamente collegato all'AI. Questo significa che è aumentata la quota di credito privato che sta alimentando l'economia. Morgan Stanley stima tassi di default che potrebbero arrivare all'8%. UBS parla di un 15% nello scenario peggiore. Già oggi il livello di default per il credito privato, il settore del credito privato, ha raggiunto il record storico del 6%. Per darti un contesto, perché così sembrano solo numeri buttati a caso, questi numeri si avvicinano moltissimo ai livelli di stress che vedemmo durante la pandemia. E c'è una parte cruciale e importantissima che dovrebbe farci storcere il naso. La maggior parte, un'enorme parte di questi prestiti è stata fatta ad aziende software. Ora, il problema è che queste aziende sono competitor diretti dell'AI, che se effettivamente funziona e cresce come dovrebbe, rimpiazza, soppianta queste aziende software. Quindi abbiamo due scenari davanti. Abbiamo l'AI che ha successo e l'AI che fallisce. Se l'AI fallisce, i prestiti diventano inesigibili per queste aziende software. Se l'AI invece ha successo, le aziende a cui avevamo prestato soldi tramite questi fondi privati, quindi parlo dei grossi magnati come Blackstone e così via, queste aziende software verrebbero distrutte dal mercato. Quindi in entrambi i casi questi prestiti andrebbero male. È un po' come lanciare una moneta e perdere sia con croce che con testa. C'è da dire però che il credito privato nel tempo si è evoluto e anche se di recente, qualche mese fa, le grosse compagnie hanno bloccato i prelievi da parte di chi prestava il denaro per evitare proprio fuoriuscita di capitali perché stanno avendo problemi, è inutile raccontarsela, più che di bolla I si dovrebbe parlare della bolla del private credit, che è quella che potrebbe veramente innescare un bel casino. Bene, c'è comunque da dire che questi livelli di credito attuali non sono paragonabili a quelli del 2008, perché chi presta in questo mercato sono tendenzialmente fondi istituzionali molto sofisticati, con team di analisti dedicati, contratti rigidi e strutture di garanzie comunque solide, rispetto al 2008 dove si colpiva direttamente i consumer, quindi con le case, e con prodotti che potevano comprare bene o male un po' tutti. Quindi le banche commerciali di oggi sono molto meglio strutturate rispetto alle banche commerciali del 2008, più capitalizzate, con una regolamentazione post-crisi più astringente, che quindi ha creato dei cuscinetti più solidi, ecco. Quindi scenari di 8-15% per il default sono delle stime, è vero, avverse, ma per ora ancora delle stime, perché il sistema ha tendenzialmente degli anticorpi per proteggersi e quindi tecnicamente dovrebbe reggere. Il problema è per quanto a lungo e quanto potrebbe crescere questa bolla. Arriviamo quindi alla fase 4, questa è la parte più pericolosa, la compiacenza. Quando ho iniziato a investire, il rischio era ancora in quel periodo in cui era reale, cioè tu sapevi che stavi rischiando. Quella paura di perdita teneva le persone tendenzialmente oneste, rallentava un po' le speculazioni, visto che era post 2008, teneva gli animi un pochino più calmi, un po' più attenzione verso l'investimento. Obbligava le persone a farsi domande difficili prima di mettere i soldi da qualche parte, di investigare, di analizzare. Quella mentalità per oggi è quasi scomparsa ed ecco il problema. È stata sostituita dalla compiacenza.
Pensa agli ultimi 10 anni che il mercato ha avuto crolli seri. Ogni volta che ha avuto crolli seri qualcuno è intervenuto. Iniezioni di liquidità, quantitative easing, insomma una bella siringata e si riparte. Ogni singola volta. Ogni volta gli investitori hanno visto il terreno avvicinarsi mentre i prezzi crollavano, ecco che comparsa una rete di salvataggio e boom, la rispediti tutti su. Questo non vuol dire che nessuno abbia perso soldi. Un sacco di gente ha perso soldi e tantissime persone continueranno a perderne. Però, guardando il mercato, ogni volta arriva sempre il salvataggio, il salvataggio, il salvataggio. Siamo stati negli ultimi anni abituati a questo salvataggio, tant'è che dal 2008 a oggi, a parte il Covid crash, non ci sono stati crolli significativi. Ed è un periodo molto lungo di storia. Sì, c'è stato il classico ritracciamento, 10%, ogni tanto ci si avvicinava al 20%, però il mercato è un palo verticale, è una crescita continua. Ogni inciampo, tac, una risalita, tac, una soluzione, nuova liquidità. Il problema è che noi esseri umani siamo molto bravi a imparare dagli schemi. Tendiamo a ripetere le cose, siamo abitudinari. E quindi una generazione intera oggi si è abituata a pensare a questo concetto del mercato andrà sempre così. Oh, ma io investo in SP500, investo negli ETF, tanto l'SP500 ha una media storica del 7-8%, 10% all'anno. Continuerà così. Sì, ci sarà qualche calo qua e là, chi se ne frega, sul lungo termine io faccio il 7-8-10% all'anno. Ok, negli ultimi 100 anni è stato così, va bene, ma chi ti dice che continuerà ad esserlo? Ecco, è questo che si sta spegnendo. E forse è stato un po' per i salvataggi, un po' per l'introduzione degli ETF, che hanno espanso letteralmente, hanno reso alla portata di tutti l'investire, riducendo però il lavoro dell'investitore, dell'andare a cercare, a guardare, a cercare di capire dove andare a posizionare il capitale, di indagare. Ora, la maggior parte dei investitori là fuori sono ciechi, investono punto, tanto il mercato andrà bene. E d'accordo, il denaro si svaluta, il mercato va bene. Ok, ne sono consapevole. Sul lungo termine va bene così, però non dobbiamo sederci sugli allori, consapevoli che tanto quando le cose vanno male qualcuno stampa, qualcuno interviene. Esce il Fed put. Questa fede cieca nel sistema che ci salva tutti, secondo me è una fede mal riposta. Bisognerebbe farsi bene i conti in tasca e guardare e studiare molto attentamente ciò che si sta facendo. Perché questo se no ci impedisce di vedere le bolle che si creano, ci impedisce di vedere come si sviluppano i cicli, ci impedisce di vedere la realtà, perché tanto qualcuno ci salverà nel caso in cui andrà male. E non funziona così. Ora, ultima fase, fase 5. Ed eccoci qua. Il tremore. Giugno 2026. I mercati non passano mai dalla calma al caos in un giorno. Di solito c'è sempre prima un tremore. E a giugno quel tremore è arrivato. Quel tremore è iniziato con i chip di memoria, come mostrato in questo video qui che ti consiglio di andare a vedere, perché è cruciale per capire cosa sta succedendo. E quel calo che è avvenuto non è avvenuto per ragioni normali, ma è avvenuto per paura, per semplice timore, dubbio degli investitori riguardo la solidità nella spesa I. Micron perde il 13% in pochi giorni. Samsung e SK Hynix un 12%. L'indice Kospi in Corea del Sud scende del 10% in un singolo giorno. La borsa coreana ha dovuto sospendere le contrattazioni velocemente per evitare un massacro, che comunque un po' c'è stato, perché sono stati cancellati dal mercato oltre 1.000 miliardi di dollari. 320.000 persone sono andate in liquidazione, su 50 milioni di abitanti in Corea. Oltre 1 milione di conti è andato in margin call, quindi molto vicino alla liquidazione. Sono numeri altissimi. Per qualche giorno sembrava che il pavimento stesse cedendo. Poi, 3 settimane, SP500 ha raggiunto di nuovo il suo top, il Kospi si è ripreso, così, come se niente fosse. E quindi molti mi hanno detto, quando c'è una bolla, crolla. Se il mercato si riprende, che bolla è? Marzo 2008. Bear Stearns, una delle banche di investimento più rispettate e più rinomate a Wall Street, collassa in un weekend. JP Morgan la riacquista per una frazione del suo valore. Per qualche giorno sembrava la fine del mondo. Cazzo, è scoppiata la bolla, è un gran casino, cosa succede? E sai come reagì il mercato subito dopo? Ritornò a salire. Le azioni rimbalzarono, le persone decisero che Bear Stearns era un caso isolato e la crisi d'un tratto era cancellata, come se non fosse mai successo nulla. Per 6 mesi il mercato ha continuato a spingere. Poi è arrivata Lehman Brothers, che crollò a picco, portandosi dietro l'intera economia globale. La bolla del 2008 era scoppiata. It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Il fatto è che il crollo di Bear Stearns non era il segnale del crollo, ma era il tremore. Era quel primo scricchiolio, quel ecco che qualcosa si sta inclinando. E questo giugno con la Corea, con crollo, panico, sembra dover finire il mondo e poi boom, il mercato ritorna su, tutto va bene. Questa stessa identica dinamica, come vedi, è identica a quella del 2008. Stessa identica dinamica. Quindi chi mi dice, ma quando le bolle scoppiano, il prezzo crolla, non ritorna poi su, dovrebbe studiare un pochino ciò che è successo in passato. Non sto dicendo che questo che abbiamo visto in Corea sia necessariamente identico a ciò che è successo prima, che se il parallelismo è clamoroso, perché come sappiamo ciò che è stato non è detto che sarà, nessuno ha la
sfera di cristallo e diffida da chiunque ti dica il mercato non esploderà e il mercato crollerà, diffida perché nessuno sa un cazzo. Analizzando però il passato possiamo tentare a livello probabilistico di sondare il presente. Sondare il presente ci permette di muoverci poi in quello che potrebbe essere il futuro prossimo. Ho notato che le stesse identiche caratteristiche del 2008 si sono riproposte proprio in questo giugno, proprio ora. Tutti si fermano a guardare, tutti hanno il dubbio, tutti hanno la paura, il mercato crolla e devono prendere una decisione. Se quel crollo è il segnale di qualcosa di più importante o se è semplicemente una cosa a cui non dare troppo peso, un caso isolato. Hanno scelto di non dare troppo peso. Hanno scelto che quello doveva essere necessariamente un caso isolato, esattamente come nel 2008 fecero per Bear Stearns. Un mercato che rimbalza tendenzialmente è un mercato che mostra resilienza. In genere è così. Del resto l'economia americana rimane strutturalmente forte. Abbiamo ancora una bassa disoccupazione, abbiamo consumi che sono ancora attivi, abbiamo aziende con bilanci solidi. Sì, l'inflazione è un problema. Sì, c'è comunque una disoccupazione che nonostante bassa è in crescita. Però niente di particolare, tutto relativamente sotto controllo. Al di là di tutta la situazione Iran che è un focolare aperto e che mette paura e tiene con le mani legate un pochino la Fed, in un certo senso. Ma nel passato ci sono stati tantissimi episodi come questo. Tantissimi episodi che sembravano tremori precursori del crollo, ma che poi in realtà non hanno portato a nulla. Perché non ogni tremore porta necessariamente anticipa un terremoto. Però qua i tremori stanno iniziando a intensificarsi e quindi vale la pena comunque tenere un occhio su ciò che è successo e vedere come evolve la situazione. Perché nel frattempo OpenAI ha spostato la sua IPO al 2027. Intanto ci sono tutta un'altra serie di cose, per esempio i costi dell'AI cinese contro i costi dell'AI americana. Per esempio la tensione su Taiwan. Tantissimi tasselli che ogni tanto danno quella scossetta, quel tremorino. Ed è questo ciò a cui sto ponendo attenzione. Questo schema che ti ho appena mostrato è uno schema che si ripete ormai da 400 anni. Uno schema in 5 fasi che si ripete ancora e ancora e ancora. La bolla dei tulipani in Olanda, le ferrovie nell'800, gli anni ruggenti del 29, la dot-com del 2000, la crisi del 2008, gli asset cambiano, la società cambia, ma la solfa è sempre la stessa. Il pattern, lo schema è sempre questo. Perché la psicologia alla base è sempre la stessa, siamo sempre noi, esseri umani, che ci abbiamo il vestitino del 700 o ci abbiamo gli smartphone, il nostro cervellino è sempre quello, le nostre paure sono sempre quello, le nostre emozioni sono sempre quelle. Questo video non aveva lo scopo di metterti paura, di dire che oddio sta per crollare tutto, così come non lo ha nessun altro dei miei video, né tantomeno di dirti compra ora, vendi ora, fai qui, fai lì. No, lo scopo di questi video è di educarti, cioè di aiutarti, di darti quegli spunti per andare poi tu ad analizzare, a capire che cosa sta succedendo, a scavare sotto la superficie, non fermarti al è sempre stato così, non compiacerti, ma guardare, essere rompicoglioni. Perché ciò che permette di sopravvivere nel lungo termine è avere proprio questo atteggiamento, questa consapevolezza e muoversi quindi di conseguenza. Non possiamo sapere con precisione che cosa succederà, né possiamo averne il controllo. Però possiamo controllare il modo in cui ci esponiamo. Il suggerimento mio quindi è quello di fermarsi un attimo, osservare i propri portafogli e farsi delle domande. Capire se siamo troppo esposti alla narrativa I o ad una singola narrativa, non per forza quella I. Se la risposta è sì, allora qualcosa va cambiato. Tutto qui. Questa è l'unica cosa su cui abbiamo il controllo, il modo in cui costruiamo il nostro portafoglio e il modo in cui analizziamo i dati e ci poniamo domande. Quello che fa il mercato è totalmente fuori dal nostro controllo. Anche se tecnicamente è controllato da noi, cioè dalle azioni mie e tue sommate, perché il mercato lo facciamo noi esseri umani, con le nostre azioni sommate, però non dipendono unicamente da me, dipendono dalla mia scelta, dalla tua scelta, dalla sua scelta. Mentre su che cosa voglio investire, che cosa voglio guardare, che cosa voglio analizzare, che cosa voglio ascoltare, questo parte invece solo e esclusivamente da me. Gli investimenti sono giochi di probabilità, non di certezze. E a proposito di investimenti, lasciare i soldi fermi lì sul conto corrente a marcire non è una scelta molto saggia. Ecco perché investire diventa essenziale. Se non ci si vuole però esporre al rischio del mercato, ma quindi generare un interesse sulla propria liquidità ferma parcheggiata sui conti, si possono utilizzare le soluzioni di P2P lending, cioè prestare denaro in cambio di interessi. E come lo si fa? Ci sono tantissime piattaforme e ora sto testando in questo periodo Launch. Launch è una piattaforma che ci permette di raggiungere fino al 15,9% di interessi. Come puoi vedere qua c'è un calcolatore, se io vado a depositare per esempio 2.000 euro per 12 mesi, per un anno, posso aspettarmi un ritorno di 342 euro su questo investimento. Questa è giusto una stima con cui puoi giocare anche tu sul sito. Mi ha intrigato per questo interesse che comunque è elevato. Se vado alla sezione investimenti posso vedere qualcosina degli investimenti che ci sono, quindi gli originatori di quel prestito, fino a quanto posso prestare e il tasso di interesse, il tipo di prestito e il termine. Una cosa interessante però è che Launch
ha anche una sezione Auto Invest che ci permette sostanzialmente di dare la nostra liquidità a Launch e in automatico, secondo i parametri che andiamo a settare, questa liquidità viene distribuita sui vari prestiti appunto conformi alle nostre linee guida che abbiamo dato. Questo ci permette di non stare lì a cercare il prestito giusto da sottoscrivere, ma lasciare in totale autonomia la piattaforma girare, quindi impegnare i soldi, recuperarli e così via, e quindi creare una vera e propria entrata passiva. Inoltre c'è una garanzia di buyback, quindi se il prestito per qualsiasi motivo non venisse rimborsato dalla controparte, Launch si fa carico di questa perdita rimborsandoci tutti i fondi. Non ci sono fee, non ci sono costi nascosti, semplicemente entri, depositi, loro prestano e poi quando vuoi stoppi e prelevi il guadagno, tutto. Insomma, siamo totalmente liberi. Quindi questo è quanto, è veramente molto semplice, molto intuitivo da utilizzare. Per ora mi sto trovando bene, cosa importante, i rischi a cui andiamo incontro sono i rischi di piattaforma, quindi se l'intermediario, in questo caso Launch, fallisse, ecco, noi potremmo perdere tutti i fondi. Quindi sì, utilizzare soluzioni di questo tipo, ma con estrema parsimonia e intelligenza. Se ti interessa provarlo, ti lascio qua sotto il link. Tra l'altro c'è una promo: se depositi almeno 500 euro ed effetti un prestito di almeno 60 giorni, allo scadere del tempo ricevi 20 euro che puoi utilizzare per altri prestiti, prelevare e fare tutto ciò che vuoi. Ti lascio qua sotto il link, se la provi fammi sapere come ti trovi. Torniamo ora al video. Quindi la domanda, ok sì vabbè, ma quando crolla? Non fartela neanche, perché nessuno lo sa. La domanda giusta che dobbiamo porci è: come faccio ad avere un portafoglio che non dipenda dall'avere la risposta giusta? Cioè, come faccio a creare un portafoglio che non importa se io abbia ragione o torto su quello che mi aspetto, il mio portafoglio comunque si proteggerà e reggerà. O comunque è probabile che lo faccia, perché non ci sono certezze. Ci sono 3 principi che possiamo applicare per fare questo. Il primo, investire senza interruzioni. Non cercare il bottom del mercato, non cercare di comprare, aspetto di comprare, no, compra quando puoi. Quando puoi, compri. Se lo puoi fare ogni mese, fallo ogni mese. Se lo vuoi fare una volta all'anno, fallo una volta all'anno. Io per esempio raccolgo tanta liquidità e poi una volta ogni tanto, boom, investo. Tutto in una volta. Ma senza guardare il prezzo, senza curarmi troppo della fase di mercato. Comprare con calma, mentre gli altri sono nel panico, che comprano, vendono, cercano il prezzo migliore, il prezzo peggiore, qui e lì. No, tu vai tranquillo e compra. Ovviamente non è un consiglio finanziario. Non andare alla cieca. Lavora, come ho detto, analizza, studia, eccetera, eccetera, eccetera. Principio 2, niente sovraconcentrazione. Quando tutti stanno dallo stesso lato della barca, la barca inizia ad impennarsi e lì sorgono i problemi. Il mercato in questo momento dipende da 7 aziende. Quindi ho deliberatamente allargato il mio portafoglio ad altri settori. Per esempio S&P 500, non prendo quello tradizionale basato sulla capitalizzazione di mercato per non sovraespormi a poche aziende, ma lo prendo col capitale equamente distribuito su tutte le 500 aziende. In questo modo non vado a soppesare un'unica narrativa, ma vado a sparpagliare su tutti gli altri settori in modo equo. Allo stesso modo investo in Europa, investo nei mercati emergenti, investo in Bitcoin, oro, argento e metto in portafoglio più cose. Questo mi permette di avere un portafoglio un po' più equilibrato, non che dipende solo da un'unica narrativa, solo la I, o solo le telecomunicazioni, o solo l'immobiliare, ma si diversifica, si va a distribuire su più ambiti. 3. Mantengo una posizione cash importante, che non vuol dire avere tutto cash, perché il cash non è solo svalutazione, il cash è anche munizioni per il futuro. Non devi stare fuori dal mercato con tantissimo, ma avere una quota sufficiente che ti permette nel momento in cui c'è il crash, 1, di tamponare un po' e 2, di riutilizzare quei soldi per comprare meglio, per riposizionarti meglio. Come dice Buffett, il cash è una posizione strategica, non una capitolazione. Non è una perdita avere il denaro, è una possibilità per acquistare, quindi è una parte importantissima del portafoglio. E riguardo il denaro, devo fare una precisazione. Il mio obiettivo con la quantità di cash in portafoglio e la struttura che ho dato al portafoglio non è quella di proteggermi da un crash, da un crollo che potrebbe non arrivare mai. Non è così, sarebbe stupido farlo, sacrificherei tanti potenziali guadagni. Ma il mio portafoglio è stato costruito con l'idea di poter dormire bene la notte, tranquillo. Perché non dipende da un'unica narrativa, non dipende dal ho ragione o ho torto. Indipendentemente che io abbia ragione o torto, nel mio portafoglio c'è qualcosa che perderà e qualcosa che guadagnerà. Sul lungo termine, quelle somme di guadagni e perdite devono tendere al positivo, permettendomi a me di dormire bene la notte nel caso in cui ci sia effettivamente un crollo, così come dormire bene la notte nel caso in cui non ci sia e tutto esploda. Comunque guadagnerò. Perché se la I continua a salire, allora le mie posizioni tech continuano a crescere. Se esplode la bolla, il cash e gli asset reali tecnicamente dovrebbero ammortizzare il colpo, proteggermi. Se l'economia rallenta, i settori difensivi che ho nel portafoglio dovrebbero tenere. Il concetto qua è non puntare tutto su un'unica narrativa. E questa è la chiave. I dati che ti ho mostrato oggi sono dati preoccupanti. Il Buffett Indicator è al 238%. Il finanziamento circolare nella I è un punto interrogativo. Il credito privato è a rischio. È una bolla latente. C'è un sentimento di compiacenza sistemica che pervade ogni cosa. Questa volta è diverso, la bolla I è diverso, tutto è diverso. Il tremore di giugno potrebbe non essere un tremore oppure sì. Ecco, sono tutti segnali reali. Però i dati pessimi non significano necessariamente crollo garantito. E questa è una cosa che dobbiamo tenere bene a mente. Significa che dobbiamo avere un portafoglio, sono segnali che ci dicono che dobbiamo avere un portafoglio più robusto, con le spalle larghe, per
cavalcare e sopravvivere ad ogni singola cosa che possa succedere. Non è magari un portafoglio ottimizzato per raccogliere il massimo da un singolo scenario, però è un portafoglio ottimizzato per la sopravvivenza. Fammi sapere la tua nei commenti, ti ringrazio per essere stato qui con me, mi raccomando ricordati di condividere questo video con più persone possibili, più persone vedono questo video meglio è, commenta, mi raccomando, a te non costa tanto, ma purtroppo l'algoritmo di YouTube funziona che se non metti un like, se non ti iscrivi, se non commenti, non mostra il video e io vorrei che questo video arrivasse a più persone possibili. Quindi commenta, lascia like, insomma fai tutto quello che vuoi, ovviamente se ti è piaciuto, se effettivamente vuoi supportare questo video, in modo che venga mostrato a più persone possibili, perché più persone vedono e comprendono queste cose, più potenzialmente possiamo limitare i danni se effettivamente ci trovassimo davanti ad una bolla. Ti lascio con questi 2 video da guardare se ancora non li avessi visti, sono 2 video cruciali e fondamentali per capire ciò che sta succedendo. Qui invece la mia newsletter è gratuita, un mezzo più veloce e più immediato con cui riesco a comunicare perché scrivo articoli completi, analisi complete, tutte totalmente gratuite che arrivano direttamente via email con tutti i dettagli aggiuntivi anche di questo video qua, andrò ad aggiungere tutta una serie di informazioni, dati, grafici, tutto quello che serve affinché tu possa avere una comprensione completa e profonda del mercato, ma con un linguaggio semplice. Ancora un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.